Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Sfogliando una rivista pubblicata nei primi anni del Novecento, ho trovato un articolo molto interessante. Questo articolo è firmato Jean Cocteau, con il titolo Venezia vista da un fanciullo. Visto l'autore dell'articolo, dovevo condividerlo. Infatti, Jean Cocteau è stato un personaggio veramente poliedrico. È stato un poeta, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, disegnatore, scrittore, ma anche librettista, regista e attore francese. Leggo l'articolo. Venezia vista da un fanciullo. Nella review hebdomadaire, Jean Cocteau pubblica graziose impressioni di Venezia veduta attraverso gli occhi e l'immaginazione di un fanciullo. Venezia, egli scrive, dà subito tutto il suo piacere, un piacere di circo, di fiera, con l'obbligo di prendere immediatamente parte alla festa. Venezia può sembrare al bambino un grande giocattolo, un giocattolo che s'agita e cammina, ma tutto rinchiuso in una scatola d'azzurro. Un giocattolo che dà un'estrema felicità, un'ebbrezza pervasa dal senso di malinconia, suscitato dal pensiero che bisogna compartir con gli altri il proprio balocco straordinario, restituirlo presto agli altri. Nella piazza tutto è caldo, benessere, pace, abbondanza, mentre i colombi passeggiano a gruppi. Ed ecco il cannone di mezzogiorno, scuote ogni cosa, il fanciullo ha paura. Crede che si bombardi quella sublime decorazione, che tutto stia per cadere in una raffica d'ale. I fanciulli non distinguono una catastrofe occulta, han bisogno del frastuono, dell'immediato. Saper che Venezia non sarebbe stata bombardata, ma avrebbe continuato la sua ricca decadenza, mi rese la mia tranquillità. Io non pensavo che tutto quel fasto paludoso riposa per miracolo sopra una base di marmo. Ero su una spianata, vestita di sole e di volatili, ma i ricordi del fanciullo sono certamente passati attraverso un bagno di letteratura. Immagino ad occhi chiusi la mia prima passeggiata. Gli ateniesi avevano eretto al tempio di Nike Apteras una vittoria sensali, perché dicevano ella non potesse mai abbandonare Atene. Sembra che a Venezia sia stato tolto il suolo sotto i piedi pacifici della bellezza, perché ella vi resti prigioniera. I palazzi appoggiati gli uni contro gli altri sembrano fondere al sole come edifizi di neve rosa e trasformarsi in quell'acqua tiepida in cui si immergevano le loro soglie e dalla quale la nostra gondola era sostenuta. Il gondoliere nomina qualche dimora. Il palazzo Venier, diga bianca donde si rovescia una cascata di verdura. Il palazzo di Desdemona, soffocato tra i suoi alti compagni noncuranti. La Ca d'Oro, la cui facciata sembra fatta coi pali piantati nel canale dall'opera vasta e fragile d'una derica matrice. L'aroma salmastro delle lagune mi dava la febbre. Il palazzo Dario, soprattutto, affascinava il fanciullo, anche per il gusto segreto di distruzione che han tutti i ragazzi. Aveva il prestigio d'un castello di carte, ma avevano detto che poteva cadere da un momento all'altro, con quella frettolosa semplificazione che le persone grandi gettano in pasto all'inquietudine puerile, ed io prendevo questa minaccia alla lettera. Ignorando l'armatura con la quale l'aveva consolidato la sua proprietaria, la mia prima cura mattutina era quella di correre alla finestra a verificare il disastro. Ma simile a quelle vecchie professionnel beauté convalescenti che si compiacciono di inquietare i loro adoratori con l'avvicinarsi di un perpetuo svanire, il palazzo si inclinava sempre
senza crollar mai. Firmato Jean Cocteau. Spero che questa lettura sia stata interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!